Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Luca e oggi andiamo a vedere un po' di gameplay OP14. Il primo leader che andiamo a vedere è quello che avete scelto voi nel sondaggio di Instagram. C'è stato un pareggio, quindi ho deciso di portare prima Boa Hancock, perché è il leader che sto testando di più anche in real, e poi prossima settimana porterò Doffy perché è un leader che mi incuriosisce e è stato votato in molti di voi. Prima di cominciare vi invito a iscrivervi al mio canale, vi ringrazio moltissimo per il supporto che mi state dando, mettete un bel like se vi è piaciuto, fate dei commenti anche con tutte le vostre scelte che state facendo e come sta andando il vostro gameplay di OP14. Ora partiamo con la descrizione del leader in cui dice che nell'opponent turn se io gioco un character pesco una carta, quindi ogni character ha praticamente la funzione di essere giocato da trigger, perché Boa è un mazzo comunque a base più gialla che blu. Se abbiamo un Don sotto il leader, una volta per turno, se un Amazon Lily o Kuja Pirates character con 5000 base o più viene mandato KO, il nostro opponent aggiunge una carta dal top delle proprie vite in mano. Questo cosa significa? Che se l'opponent piega sui pezzi o ce li spacca, si prenderà una vita in mano. Questo leader praticamente può vincere in due modi: o giocato molto aggro, quindi triggerando tanti pezzi e facendo tanti attacchi faccia, oppure giocando molto sulla combinazione di boa blocker, che quindi andiamo a bloccare e Oppo si prende una vita, oppure la boa 9 che va ad aggiungere una vita a noi e va a togliere una vita all'avversario. Quindi noi possiamo andare a starvare la board e poi con la boa 9 andiamo a togliere le vite, oppure giochiamo molto più aggro e quindi lì portiamo via le vite da attacchi. Il mazzo segue una linea ben precisa. Sengoku per andare a cercare un 7 Warlord of the Sea, che noi vogliamo sicuramente vedere lei, quindi Sengoku into Boa Hancock into Kuma, perché la boa ci fa sistemare le prime tre carte da cima del mazzo, così noi sappiamo da Kuma che vita andiamo ad aggiungere. Questa è la linea chiave del mazzo, quindi dovete andare a cercare Sengoku che va a cercare Boa e Boa che va a vedere Kuma e va a vedere cosa Kuma mette. Altra carta, secondo me molto importante all'interno del mazzo, è le Gorgon Sister, perché questa carta va a dare un don restato a tutti i pezzi se noi riveliamo tre carte che hanno il tipo Kuja Pirates o Amazon Lily. Quindi avremo sempre il don sotto il leader e avremo possibilità di gonfiare i nostri pezzi per attacchi sempre maggiori. È fondamentale questa carta vederla contro soprattutto Mihawk, perché il meno 1000 dato da Shanks viene ribilanciato dal don restato che noi andiamo a mettere, quindi carta che va vista assolutamente in campo contro Mihawk. Poi abbiamo Sercino che può essere triggerato, la Iori che inizio turno va a fare, prende una vita, metto vita, quindi manipola le vite, la Gloriosa fa la stessa cosa, Ran per avere un Don sotto il leader tutti i turni, Shakuyaku cicla la mano, di sostanza, Rayleigh la nostra rimozione che può essere anche attivata da trigger, Boa Hancock a 9 va ad aggiungere una vita e fa togliere una vita all'oppo, Slave Arrow, classico counter 4000 che ci rimbalziamo in mano una carta, Parfum che è il classico chiusura per andare a togliere quelli che sono i possibili blocker che può mettere l'avversario, monocopia di evento 0 che è importante per ciclare i pezzi magari quando sono carte bianche in mano, l'evento nuovo di OP14 che non fa attaccare un pezzo in piedi e ti fa giocare un pezzo da trigger. Mazzo direi che è fortissimo, è il mio preferito, è il mio personaggio preferito, infatti lo sto anche tutto pimpando, ho già recuperato le 4 boa al Tart e anche l'SP, è stata una settimana un po' piena di acquisti anche che se vi fa piacere e me lo fate sapere vi posso far vedere i miei acquisti di OP14. Detto ciò, io direi andiamo a fare qualche partita e poi alla fine facciamo le nostre valutazioni finali. Ok, abbiamo la prima partita, siamo in un mirror match. Allora, mano, lui dice nella seconda noi siamo primi, quindi questa è una mano
un po' rischiosa perché noi dobbiamo andare a vedere Sengoku, ce l'abbiamo, dobbiamo vedere la Boa 4 e poi sperare di vedere una Lilith dalle pescate. Abbiamo un Kuma, i Kuma sono fondamentali in questo matchup, quindi io direi che teniamo. Quindi andiamo a fare Sengoku e abbiamo la nostra Boa 4. Mettiamo sopra Femur, così, esatto. Adesso lui probabilmente a due don manipolerà il mazzo o farà doppio sercino, vediamo che li sta gioca, ok fa Iori, prende top, quindi in questo caso lì ci sarà un trigger sotto per forza. Noi in questo caso andiamo a rigiocare Sengoku e andiamo a prendere l'unica cosa che possiamo prendere, che è Slave Arrow. Allora, in questo caso andare ad attaccare noi ci esponiamo a un trigger. Ci esponiamo a un trigger che potrebbe essere la run, poi lui a 4 gioca boa. Diciamo che qui è un po' problematico. Noi sappiamo che qui c'è un trigger, quindi andare ad attaccare vuol dire andare a fargli triggerare un pezzo e quindi poi noi dovremo subire un attacco e scartare una carta. Quindi mettiamo il Don sotto il leader e passiamo il turno. Così noi non lo facciamo triggerare, noi non sappiamo cosa c'è qui. Quindi è importante appunto, lui fa la giocata classica, lui mette sopra, mette un Don e adesso lui attacca da 6. Andiamo a risolvere e triggeriamo Run e peschiamo Margherita. Che Margherita è comoda, andiamo a scartarla poi di Kuma. Ok, andiamo a giocare Boa a 4, quindi start placing on top sicuramente, perché voglio andare a triggerare le gorgone. Ora, lui poi farà Kuma 6, se ce l'ha, ci attacca da 5 e poi ci attacca da 6 probabilmente. Quindi adesso noi sicuramente andremo a difendere la vita perché poi facciamo Kuma, mettiamo sopra lei. Quindi questa la vogliamo pescare. Quindi on top e diamo il don al leader. Ora, in questo caso, noi potremmo fare anche a doppio attacco da 6, perché lui una la prende e una probabilmente ci fa prendere la vita a noi, quindi attacchiamo da 5, perché vediamo se piega il blocker o no, o se ci dà carta. Perché la giocata è se lui va a triggerare pezzo, se adesso lui ci triggera, prende vita. Ah, aveva messo la blade sopra. Ah, ok, giocata un po' insolita. E va bene, allora noi andremo ad attaccare da 7. Ok, un'altra gorgona c'era. Ok, va bene. Allora, in questo caso siamo comunque messi bene perché lui adesso farà Kuma scartavita, ci fa un attacco banalmente da 5, quindi esatto, Kuma scarta, noi dovremo scartare un counter 2 per forza. Non voglio triggerare assolutamente perché adesso se io trigger o pesco torna tutto, ci sballa tutta la curva che abbiamo messo. Per noi non è un problema perché avendo la run possiamo mettere sempre il don qua sotto. Andremo a scartare poi Margherita perché carta bianca. Io ho 4 vite, è una vita in più. Allora, facciamo così, così sappiamo che qui c'è una gorgona da triggerare. Diamo un don qui, attacchiamo da 6, vediamo lui cosa ha messo. Lui sta giocando la lista con le Lilith, ok, trigger anche lui. E andiamo ad attaccare da 5. Prende e non triggera. Bene, molto bene. Ai ai ai, un altro Kuma. Ai ai ai. Ok, ok. Noi qui triggeriamo.
5 su 5 pariamo. Allora, qui l'idea potrebbe anche essere riprendere Kuma per poi giocarlo. È vero che perdiamo l'attacco, però abbiamo poi una vita da rimettere. Non è una giocata molto forte. Dovremmo addirittura scartare un counter 2, però almeno andiamo a mettere un'altra vita. Abbiamo perso un attacco, questo è vero, però adesso noi possiamo fare così. Gli facciamo vedere 3 counter 2. Quindi andiamo a mettere 1, 1, 1. Va bene. Ora, lui qua si è posizionato la vita. Noi potremmo anche dire attaccare qui per togliergli un Kuma. Qui ci porta via una vita e qui sicuramente c'è un trigger. Però dargli anche troppe vite non è... Adesso diventa una guerra di... Allora, vediamo lui cosa fa. Lui poi ci attacca per 5 attacchi, può fare la boa 9, quindi ci porta via una vita. Ci porta via una vita. Però lui ha poche carte in mano. Gli bisogna spingere perché lui ha carte in mano. Lui ci fa 1, 2, 3, 4. Teoricamente sono 5 attacchi, però se fa la boa 9 riusciamo a pararli. Uno slivar paro 7, sì, io direi di fare 3 attacchi da 7. Perché in questo caso andare a starvare la board non ha senso, perché se noi spacchiamo Kuma gli mettiamo una vita, se gli spacchiamo la Lana ci prende una vita, e non ha senso. Meglio andare a fargli scartare carte, perché lui prende vita, trigger, esatto, trigger la Gorgona, pesca, va bene, l'avevamo messo in conto, 7, ci deve dare 2 carte, ce le dà. Ok, va una vita. Non c'è un trick. E passiamo. Ora lui ha 5 carte in mano. Esatto, esattamente. Prendiamo evento a 0. Quindi ora lui farà 6. Non bene. Abbiamo 1000. Vediamo un counter 2. Un altro counter 2. Maiori. Ok. Ok, adesso dobbiamo cercare di chiudere la partita. Perché non abbiamo altra alternativa. Lui ha un pezzo, lui ha un Don, vediamo se ha l'evento in mano. Non ha fatto evento Gorgon, quindi potrebbe non avere i tre pezzi in mano. 2000 1000, ok. 2000 1000, allora. Duemila 1000, in teoria 7 o 3, 3, ok,
potremmo anche, allora, vediamo così cosa fa. Ok. Ok, 5 deve prendere per forza. E ora qui si decide il tutto. Ah, io gioco anche lei, mi dà 5 non restati, posso dare... Io faccio così, così vi do restati. Attacchiamo da 7, che non può parare. Ok, trigger a pesca. E 8, se ha 2 2000 ha vinto. O se ha una spell. No. GG. Avete visto che quanto è forte Dario Don Restati. Addirittura dopo il primo 3 avremmo potuto fare anche farlo subito per avere un don in più e attaccare round a 6. Invece che fare il 5 lui, potevamo fare round a 6 e avrebbe preso. Però ecco, vedete come alcune giocate che possono essere un po' strane, tra virgolette, possono essere alla fine le giocate importanti. Soprattutto vedete il Kuma quanto è importante, perché ne abbiamo visto uno solo e abbiamo perso un attacco ma abbiamo rimesso una vita. Ok, ci troviamo contro Ace. Andiamo secondi. Beh, cosa vogliamo di più dalla vita? Mano assolutamente da tenere. Ace tenderà di solito a starvare, a rimbalzare. Qui le giocate sono lei e metti questo o vai a cercare con Sengoku. Di solito parti col sercino, però partire con questa, mettere questa tu vuoi cercare comunque una boa, potrebbe essere una giocata comunque. E noi peschiamo da sotto. Che errore, che errore. Ecco, mi ha pescato l'ultimo, era l'evento a 0. Vabbè. Ok, lui non attacca e Margherita l'abbiamo messa qui e a questo punto facciamo così. Ah, perfume è importante, anche le gorgone non sono male. Mm. Lo facciamo Kuma e io prenderei Parfum quasi quasi, che li mette poi tutti questi, è meglio averle in mano. Scattiamo il Sengoku, tanto non serve, e andiamo a fare 6 faccia. Eh, vabbè, non puoi sapere che lì c'è l'evento a 0 sotto, però teoricamente sarebbe meglio ci sono varie scuole di pensiero, ecco, che dicono prendi quella sotto o quella sopra, ecco. Quindi sopra Yamato, mette un Don, non attacca ancora. E noi siamo a 6, dobbiamo fare Kuma per forza, però non andiamo ad attaccare. E potremmo anche ritardare il Kuma, tanto abbiamo tante vite. Allora, facciamo lei così mettiamo Don sotto leader
Attacchiamo da 6, riprende, andiamo a fare un altro attacco da 6, continua a prendere, è bianco in mano, strano, forse ho sbagliato a cliccare. Diciamo che la chiusura poi arriverà con Assetto lui fa Yozu, ci può rimbalzare se si riprende. Ah no, fa Marco. Marco per andare a pescare. Ecco, qui padding gli facciamo male. Lui. Ma perché? Vabbè. Forse vuole andare a 0? Beh, andiamo a risolvere. Andiamo a triggerare. Peschiamo prima. E peccato, non si può prendere la padding. E prendiamo counter 2. Devo trasciare una carta. E qui direi che noi continuiamo a 6, andiamo a 8 Don, poi possiamo fare il Kuma. Lei ormai non serve più. Ok, evento. Allora, possiamo fare anche qui, possiamo fare anche Rayleigh. Rayleigh per andare a spaccare, gli diamo carte, lui non ha più niente. E o andiamo a portargli via la Yamato, che questo, lui ha tante carte in mano, ha tanti eventi. E lui pesca 3 carte, vediamo se difende. L'obiettivo è fargli scartare carte adesso, no? Ok, mi scarta. Il Marco probabilmente non girerà mai, probabilmente. Quindi spaccargli Marco pesca 3 carte, quindi non ha senso. Andiamo a spaccare lei, pesca comunque una carta. Diamo arrestato al leader. Attacchiamo da 6. Usa effetto leader. E noi facciamo. Vediamo se blocca di Marco. Ok, lui ha usato la tattica del vado a 0 perché così posso attaccare sui pezzi. Adesso gli fa cancellone, spela 8, va bene. Scarta Marco, 8-8, probabilmente farà attaccare i pezzi. Esatto, vabbè. Ho comunque un rischio, secondo me, Ace andare così sotto. Anche perché noi andiamo a fare adesso Kuma, scartiamo un evento, mettiamo vita e facciamo un bel 6. Ma mi blocca, allora ti faccio 8. Cioè è strano che lui abbia girato Marco, ecco. 1000 Roger, 1000, ok, 2, 4, 6, 7. Va bene. Adesso lui probabilmente piegherà un altro cancello, non c'è problema. Va bene, ma non possiamo farci niente. Ok, triggerata la boa. Allora, boa 9. Boa 9 ci serve per andare a mettere una vita. Quello sì. Perché lui comunque va ancora di. Io non ho blocca, quindi lui scarta. E io direi la faccio, perché potrebbe avere lui Redrock in mano.
Allora, lui para 2, 4, 6, 8, 10, 12, resta con 2, 2 in mano. Allora, la giocata più safe è andare a mettere vita, lui spaccherà tutto. Ok, vediamo se li va a bloccare. Blocca il primo, e bloccherà anche il secondo. No, questo mi darà 1000, probabilmente bloccherà anche l'altro. E non ha senso andare a piegare di Kuma. Adesso ripiegherà, farà un altro cancellone. Eh, Barba, porta su Barba, va bene. Solvi, va bene. Non attacca. Allora, Sengoku importante per andare a vedere il doppio Parfum. E non c'è. Prendiamo lei allora. Uh, on top per andare a continuare a far Kuma. Rayleigh è importante. Sì, però voglio andare a... Prima pesco lui, eventualmente mi riprendo lui. Allora... E qui possiamo fare anche sicuramente un bellissimo 8. Spaccamarco. Andare... Lui ha tante carte. La padding l'abbiamo messa sotto e lui tanti blocker non li gira, continua a fare blocker su blocker a questo punto. 8 mi dà una vita, se lui piega qui mi dà una vita. Però c'è 10 carte, ne ha troppi. Devo vedere l'altro parfum, devo vedere. E poi sono tutti i pezzi che possono attaccare. 8, ma lui probabilmente girerà un blocker. Va bene. È diventata una partita di stallo, lui non può girare i blocker, assolutamente, lui continua a fare questi pezzi, vabbè. E... non triggeriamo bene. Ai 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 ai, male male male. Male male male. Sappiamo che sopra c'è il Kuma, quindi andiamo. Male male male, ma proprio male. Andiamo a mettere un'altra vita. Lui comunque lui non gira i suoi pezzi. E un 8 anche addirittura adesso. Hmm. Troppe carte in mano, lui ha però un 10 qua. Ha troppe carte in mano lui ha. Quello è il problema. Ne fa un altro. Ok, ha scartato una Red Rock. Strano. 8. 8. Una blocker. Ci vediamo la Iori.
serve il secondo a 12. Ok, non vediamo il secondo. Non vediamo il secondo Parfum e non va bene. Andiamo ad attaccare. Tanto possiamo mettere l'evento a 0 qui. Eccolo qui. Allora, noi possiamo fare adesso, devo dare un po' di donna. Allora, con altre 2 vite riusciamo a campare? 6, resta uno open. Uno non attacca, poi lui mi attacca però da 5, se non ho blocco, poi mi attacca con tutto, devo chiudere adesso. Allora, però diventa complicata la cosa, poi lui attacca con tutto davvero. E 9, facciamo, vediamo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, e allora attacca, lui poi adesso gira tutti i blocker adesso, vediamo se ci scarta carte. Ok, 8, gira un blocker, 10, unblockable, deve darci 3 carte, 8, 2000, 1000, ok, 2, 4, dovrebbe essere 5, deve darci tutti i counter 2, e non ha. Perfetto, ottimo. E partita è stata stallata, è stato un po' complicato la ricerca del secondo Parfum. E ecco, non prendete la prima vita da sotto, prendete da sopra, che l'evento a 0 stava lì. Comunque alla fine avete visto che lui ha approcciato la partita nel vado a 0 e mi difendo e continuo a spaccare i pezzi, quindi ci sta, però comunque andavi a scartare carte e se a un certo punto arrivava la padding io col Parfum poi chiudevo. L'abbiamo chiusa dopo perché comunque lui aveva tante carte bianche. Strano che non abbia fatto Red Rock sulla boa a 9, quello me l'aspettavo, però probabilmente lui facendolo perdeva un turno e quindi poi dopo io con Parfum andavo a chiudere in un'altra maniera. Ecco. Comunque vedete che il matchup contro Ace secondo me è super positivo perché lui non può attaccare niente, se ti attacca triggeri, se non ti attacca metti vite e arrivi a troppe vite, lui ce n'ha solo 3, ti basta banalmente un blocker, 2 blocker, boh a 9, lui è già 0, quindi un matchup molto positivo con Ace. Ok, contro Imu siamo, a parte lui secondo, altro mazzo complicato, molto complicato, forse non la scelta migliore.
di tenere questa mano. Lui rivela... Ok. Si giocherà l'evento, probabilmente. Esatto, vabbè, l'evento se n'è andato. Qui è importante vedere i blocker, il boa, portargli via pezzi. Lui non ha ancora poi 7 don, c'hai 7 carte nel trash, ma ce le metterà subito. E... Quindi la Peter, cosa ha messo nel trash? Ok. Ah, addirittura non mi dà pezzo, non vuole pescare. Allora, facciamo boa. Allora, io a sto punto farei così. Triggero, pesco lei, pesco lui. Per andare a vedere se c'è... Che a sto punto è più importante i blocker per fargli saltare le vite, no? Ma lui non attaccherà però, penso. Però ci attacco io. O meglio prendere Sengoku per poi cercare il Kuma. Però anche la Party non è una brutta scelta. Vuoi tanto una slave 7. Lui avrà un altro evento. Esatto. Va bene. Adesso lui Sharia li va a cercare. Non attaccherà probabilmente. Mars. Scarta Jupiter. No, scarta non giuro. Potrebbe giocarsi Mars. E va a spaccare questa. Ah no, spacca block, prende vita. Va bene. Scelta strana. Però non attacca. Andiamo a vedere se c'è Kuma. C'è Kuma. E noi andiamo a fare Kuma. Andiamo via Rayleigh. E attacchiamo. Partita contro Imo anche difficilissima. Perché lui è già a 10 e adesso non ci ha mostrato, però lui gli mancano dei pezzi. Già gli manca. Allora, gli manca Workly e il drop a 10 gli manca. Bene, andiamo. Ah, molto bene. Non triggeriamo. Sì, andiamo a triggerare. Adesso metterà Mars. Per andare a spaccare lei. Che giocata. Ma perché? Poteva spaccare lei tranquillamente, non ho il don sotto il leader. Doppio blocker. E qui bisogna pushare forte. Gli faccio prendere una vita. Facciamo così. 1, 2 e 3. E facciamo, ovviamente lui si schianterà tutti i blocker. 6. 8. Blocker. E 6. Ora a tutti bisogna vedere se ha il pezzo grosso.
Vediamo se è il pezzo grosso o non ce l'ha. Andiamo a pescare. Mettiamo. Quello ci piace, questo ci piace tantissimo. 6, vabbè, posso darti... No, non risolvi. Io trigger effect, posto suo, peschiamo. Altra boa 9. Sicuro, e andiamo a scartare il Sengoku. No, il Sengoku mi fa cercare il Parfum. La rana, secondo me non serve niente. Adesso li fa Cazzippo. Va bene. Adesso contro lui è impossibile vincere. Lui c'ha 2 blocker. Adesso contro Imo è difficile. Ah, attenzione però. Lui va a spaccare e si prende vita. Attenzione. Ah, perché vuole fare quello. Salvarlo. Vabbè, risolvi. Poi abbiamo 5 attacchi da 7, ma chi li ferma più? La situazione dovrebbe essere appunto adesso questa di... in teoria lui c'ha 4 da un open. Allora, se io metto una vita, poi lui sono 7, 7, 7, 7. Se anche mi metto una vita, sono 7, 7, 7, 7 che mi arrivano. Lui ha 4 da un open. Per me l'idea è fargli fare un giro di padding. Però lui para sempre 7-7, 2 blocker, para la nonna, non gli porto via la vita. Non ce la faccio. Devo sperare che lui magari prenda la prima. No, però lui comunque c'ha 2 blocker. Vediamo. Faccio padding. Ok. Attacchiamo. Vediamo come è messo lui. Oh, c'è una spell. Non passiamo mai. Non passiamo mai. Con Imo non passi mai. 7. Ah, che... Ma niente. Difficile, molto difficile, perché adesso arrivano 4 attacchi come minimo. Arrivano 4 attacchi. Lui vuole attaccare questo, ma...
Lui ha sempre... Ah no, attenzione. Oh, triplo blocker. Questa è brutta. Non ha il cosa 10 in mano. Devo cercare... Non posso fare prendere vita e... Dove si vede l'altro parfum? Eccolo qui. Ok, allora. Perché lui pesca un botto lui pesca ha un evento in mano probabilmente. Quindi devo fargli... perché se io gli faccio 5-5... Allora, intanto ha un Kuja Pirates. Glielo do qui. È un 11. Lui ha 9, 9, quindi diventa... Se attacco gli faccio pescare carte, quindi devo chiudere così. È 9, 11, 12, devo fare 4, lui va 9, 11, 12, 13, 9, 11, 13, quindi 13 mi dà la mano, quindi sono 7, 9, 10, 11, 12 e poi diventa 7, 9, 11, 12 e questo diventa 11, 12, 13. Fa così. Vediamo. Ah no, sì vabbè, ho sbagliato, 12, poi questo diventerà 11, diventerà 13. Vediamo cosa, se ha da parare o meno. E questo è l'unico modo per salvarci, ma 9, 9, 11, 13. No, non ce li ha. Ed è fatta. GG contro Imu. Che difficoltà. Che è difficile contro Imu se non vedi i blocker, cioè devi avere tanti blocker per fargli saltare le vite. Però ha giocato bene il nostro avversario. Ha forse fatto una misplayata che poteva spaccare una... Ah no, non poteva spaccare una Gorgon perché era di... perché lui Mars spacca 5 o meno, quindi non poteva spaccare la Gorgon. Quindi ho sbagliato io. E la partita contro me è molto difficile perché quando lui dopo riesce a starvare su una vita e lui poi c'ha tutti quei blocker, tu puoi avere tutti gli attacchi che vuoi, ma lui ha sempre spell, sempre tutto. Devi arrivare a giocare più aggressivo e soprattutto farti saltare, cioè blocker, blocker, blocker che almeno ti stappano le vite. Ti stappano le vite quando lui se ne porta via due. Comunque deve resistere agli attacchi, quindi tutto quello che triggeri tu devi attaccarlo. Kuma, lui non ti attaccherà mai le vite, quindi tu sei anche safe che hai un turno, però tu li fai 5, 6, 6, 5, lui si scarta la mano, quindi se è bianco deve cominciare a tirare su, 9, gli porti via l'ultima, parfum, chiudi. Se va per le lunghe, capito, lui ha girato 3 blocker, se non ho il doppio parfum, lui qua comincia, ti pesca il counter 1000 che ti serve, avrebbe pescato 2000 e una spell. Bene, siamo arrivati alla conclusione finale. Questa è la lista che io ho testato in real. Come vedete, le carte fondamentali sono Kuma, la Boa e la Boa 9, ma in particolare il Kuma.
Kuma è molto forte perché comunque va sempre a mettere vita, sempre a mettere vita anche se viene spaccato, che è vero perdi un attacco, però mettere una vita in quel mazzo è fondamentale perché dipende anche come ti giocano contro, soprattutto se l'avversario decide di non attaccare, tu puoi mettere vite, quando arrivi a 5-6 vite, dopo diventa difficile, no? Andare a togliertele. Una carta che non abbiamo visto tanto è Rayleigh, secondo me in 4 per diventa un po' tantino, perché molte volte tendi a non usarlo a 6 don, vuoi fare Kuma, è fortissimo da triggerare. Sto pensando magari a un cambio, toglierne uno per mettere magari una Gravity Blade o una Margherita in più che sercia, perché comunque i mazzi non pescano tanto, o un Femur in più, insomma una tech card in uno per che possiamo andare a prendere. Adesso vedo cosa mettere. Mi piace molto anche l'idea eh, di inserire questo. Adesso appena lo carica e vediamo tra boa. Vorrei inserire lei, block triggerato, e magari togliere un Rayleigh per mettere lei e togliere un'altra cosa. Fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate, se può essere un'alternativa, perché secondo me un paio di queste ci possono stare bene, perché se vai a triggerare un blocker, cioè, lo puoi sistemare tu, no? Quindi sistemi e vai a triggerare il blocker. Bene, siamo arrivati alle conclusioni. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Spero che vi sia piaciuto, che possiate trarre beneficio dal vedere come si gioca appunto Boa. Se avete qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, qualsiasi consiglio o anche per avere un confronto, scrivetemi pure, fatelo nei commenti. Vi ringrazio per il supporto, vi ringrazio per la compagnia, mettete un bel like se vi è piaciuto, così continuiamo a far crescere il canale. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Ciao ciao!